Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo nuovamente in gara e ci troviamo nuovamente al Cross Village. Gara ultima tappa del regionale, noi parteciperemo alla categoria Open in quanto non abbiamo preso parte al campionato regionale di quest'anno, ma forse al prossimo vediamo. Ma c'ho tante cose per la testa, mi frulla tutto. Comunque ragazzi, la mia VRC è pronta, come vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Fra poco la metteremo a terra e vedremo se le nostre modifiche pensate in officina funzioneranno a dovere. Penso di sì, perché più la tocco e più mi piace sta VRC, più la sento mia. Da una parte vorrei tanto provare altre piste qui nel Lazio, ma il problema è proprio qui nel Lazio, dove al momento c'è solo una pista ed è questa. Nitro RC Roma al momento ha chiuso i battenti, però fate attenzione perché già ve l'ho detto una volta, se chiude una porta si apre un portone. Quindi stay tuned, andiamo sotto i box e prepariamoci a far scatenare il mio Rez e farlo ruggire. Andiamo! Non facciamo in tempo a ritornare ai box che si dà il via alle prove libere. Noi dobbiamo ancora rifinire qualche cosina sulla VRC perché abbiamo già visto che anche oggi il fondo di questo tracciato è cambiato, ancora più sconnesso, molto difficile, e la VRC, essendo che è una macchina abbastanza dura, sulle buche bisogna conoscerla e lo sapete quanta esperienza ho con questa nuova piattaforma che sto utilizzando, quindi io spero che inizi da subito ad andare bene, però e infatti dopo qualche curva capisco subito che la macchina è molto performante, è molto veloce, però è veramente difficile da domare. Se sei delicato, leggero con lo sterzo e con il gas, ce la puoi fare, ma appena esageri, appena osi, diventa un cavallo imbizzarrito, e fare una gara così per me, nelle mie condizioni di allenamento, è impossibile. Bisogna calmarla, ma allo stesso tempo deve essere veloce e performante. E per fortuna che qualche minuto di prove libere già ci ha schiarito le idee, quindi torniamo sotto i box e iniziamo a lavorare sugli ammortizzatori e cambiando anche i pneumatici, passando dalle Matrix Stardust mescola media, sicuramente una mescola sbagliata, ma avevo solo quelle in cassetta, tornando a un pneumatico che mi piace tanto su questo fondo, su questo tracciato, le Jetco Sting Super Soft. Da lì andremo a lavorare sugli ammortizzatori, calando gli oli, calando le molle, lavorando un po' sul rebound per renderla più calma, togliendo i pesi, insomma stravolgendo un po' il modello, ma non tocco i differenziali, e dopo di qui si parte con la prima qualifica. Come andrà? Come al solito, famo e scepiamo. Siamo scivolati. Mamma mia, morbida, Abbiamo fatto una prova, abbiamo capito una cosa in più, tocca tornare sulla strada iniziale. Però pure la faccia del fascio lo dice tutto. Io dico sempre, regà, non c'è mai da disperarsi. Fin da subito capisco che ancora non basta, è ancora cattiva, dobbiamo veramente calmarla, il fondo è difficile, il problema più grande è che devo stare concentrato. Adesso che sto tornando ad allenarmi capisco sempre di più che se si vuole correre a un certo livello è inutile dire ma io mi ricordo come si fa, non basta, bisogna allenarsi in maniera continua, è fondamentale, è la cosa più importante. Però adesso so quello che devo fare. La macchina non è al 100%, l'abbiamo migliorata sotto tanti aspetti, il fondo è difficile, quindi devo solo concentrarmi e sbagliare il meno possibile. Dico il meno possibile perché è veramente quasi impossibile non sbagliare su una pista che ti lancia la macchina a destra e a sinistra.
tutti sbagliano, è facile, è casuale, però vediamo alla fine cosa succede. Qualche errore di troppo, siamo stabili in seconda posizione, non siamo distanti dal primo, ce la possiamo giocare e il bello è che ancora dobbiamo lavorare. Stop, 4. L'Abate si può fermare. Gli altri continuano a girare, chiamo io quando vi siete stoppati. Stop, 2. Si chiude la qualifica al secondo posto, torniamo ai box e continuiamo a intervenire sugli ammortizzatori. Caliamo l'olio, passiamo al 400 e vado a fare una cosa anche un po' controsenso, ma la sensazione di cui ho bisogno, almeno dopo le varie prove che abbiamo fatto, è quella di iniziare a lavorare veramente tanto sulle sospensioni della mia VRC su fondi che hanno queste condizioni, fondi che mettono veramente a dura prova il modello, e questa è stata la mia scelta, di andare a provare la mia VRC su circuiti che la sollecitano il più possibile, in modo tale che quando andremo a partecipare a competizioni molto importanti dove le piste sono tirate a specchio, logicamente ci saranno sempre tante sollecitazioni, ma no come in questo caso che so veramente eccessive. Quindi cosa vado a fare? Ammortizzatori olio 400, pompanti 1,3 mm per sefori al posteriore, molla gialla posteriore, molla originale anteriore, barre stabilizzatrici posteriore da 2,5, anteriore da 2,3, zero pesi, quindi tolti sia all'anteriore che al posteriore, e dopo di qui ragazzi si parte con la seconda qualifica. Ma io dico no, ma dove sto con la testa? Sembra che ancora non l'ho capito che stiamo facendo una gara di fuoristrada e non è che posso prendere un salto dove mi pare, passare dove mi pare e trovare sempre un buon grip. Comunque ragazzi, non ci siamo, però la stiamo migliorando passo per passo. Il fondo cambia, devo ricordarmi solamente una cosa, che qui vince chi non sbaglia, specialmente con un fondo come questo. Scusa Tonino! Vado! Arrivo! È impossibile andare veloce su ogni parte del tracciato, è impossibile uscire dalla curva e dare tanto gas in quantità, quindi mi devo calmare e mi devo un po' ricordare come si gira. Visto che a un certo punto mi si accende la lampadina, qualche giro discreto lo faccio. Giusto qualche, però in questa qualifica veramente le comiche. Guardate in questo preciso momento, passo, oddio mio, guarda che salto che ha fatto, si è addobbato, mamma mia, speravo che non si è fatto niente, ma non finisce qui, continuate a guardare. Stop, 2. Carlesi può rientrare. Stop, 1. Campisano può rientrare. Quasi giunti al termine dopo 360 errori, e posso dire che la mia VRC è bella tosta perché la sto mettendo veramente a dura prova. Atterro, cappotto, classico sul doppio, oh toccatina e me la riaddrizza, grande. Concludiamo anche questa qualifica in seconda posizione. Quindi secondo voi adesso basta? Assolutamente no. Effettuiamo altri lavori. Quali? Prima di tutto sulle mie dita. Vado un attimino a riflettere in un angolo da solo, a pensare, a ricordarmi quello che devo fare. Fatto quello, continuiamo a lavorare sul rebound degli ammortizzatori, sull'altezza del modello, su posizionare i vari pesi e
Andiamo con la terza qualifica e per me questa è buona, Terza qualifica, sto menando, sto camminando, non mi posso lamentare, il modello è migliorato molto, è sempre difficile, però ragazzi qui appena esci un pochino fuori di traiettoria e diventa tutto impossibile, ma è così, non devi uscire, devi rimanere sempre in traiettoria pulita. Mi assumo le mie colpe, devo calmarmi, devo ricordarmi sempre che sto fondo è tosto, però questa qualifica sto andando bene. Sto andando forte, sono stabile in seconda posizione, cambia il vertice dove troviamo un Pistolesi, una vecchia conoscenza, molto aggressivo, va forte il ragazzo, ma io faccio il mio, ho migliorato di brutto sia il giro veloce che il passo, è inutile dirvi che qualche errore ci sta sempre, ma la sicurezza che sto prendendo con la mia VRC mi sta garantendo di concentrarmi su dove non passare. Lì c'è una buca, lì dai poco gas, lì sterza poco, lì dai poco gas, mamma mia, già mi sta venendo un'emicrania enorme. Concludiamo in seconda posizione che ci garantisce la terza casella di partenza nella finale A. Qualifiche andate e come la scorsa volta partiamo in terza posizione. Abbiamo fatto sempre secondi, però qualche errore, la prima batteria, la seconda, la terza abbiamo quasi trovato la quadra, o meno sappiamo dove mettere le mani. Sto iniziando a capire bene la mia VRC, a capire come metterla a terra in base al fondo. È una cosa abbastanza difficile, essendo abituato a un modello, la Kyosho, completamente diverso, dove lì ormai la conoscevo meglio delle mie tasche, ma la VRC mi sta trasmettendo un feeling veramente strapositivo. Mano a mano miglioro, non vedo l'ora di fare questa finale A da 30 minuti, dove l'obiettivo è quello di arrivare alla fine, ma soprattutto conoscere sempre meglio la mia VRC e poi allenarmi, perché la prossima gara sarà il Rez GP a Gussago, oltre 200 piloti. Vabbè, tanto io vado là a portare le pastarelle. Il modello è pronto, siamo passati dalle Jetco Sting alle Matrix Nebula Mescola Media e sinceramente ci hanno dato qualche minuto di prove libere e mi sono trovato bene, avevo il sorriso stampato sulla bocca. Adesso ragazzi, ultimi controlli, controlliamo tutti i serraggi delle viti e poi si parte per la finale. Adesso torniamo sotto i box, prepariamo il tutto e poi al via con la finalissima. Dai va! Famose sta finale dei 30 minuti e stavolta voglio arrivare alla fine. Ci siamo quasi. 5, 4, 3, 2, 1. Partiti! Mamma mia, piano 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 piano. Oh, vai, così tranquillo. Ok, primo salto. Sbagliamo tutti. Impressionante. Per fortuna riesco a ripartire subito in seconda posizione. Vedo da dietro che arrivano aggressivi. Toccata! No! Bloccato sul cordolo! Riparto in ultima posizione, mamma mia! Mi sono subito innervosito, mamma mia, sto avvelenato! Questo di certo non mi aiuta ragazzi, non so cosa mi sta prendendo, non è da me innervosirmi così tanto, buttare una gara magari per troppi errori, perché prima della partenza nelle prove libere il modello andava veramente bene, volava sulle buche, uno spettacolo. Ma cosa è successo? Cioè c'è qualcosa che non va? So io che sono troppo nervoso oppure è la macchina che non va? Qualche giro, mi calmo, inizio a capire che facendo così vado solo a danneggiare la mia finale. La seconda posizione è assolutamente alla portata, il primo ha qualcosa in più, se ne va in continuo, gira più forte, quindi punto alla seconda posizione. Vado piano, mi rilasso, ne ho di più sinceramente del terzo e del secondo attualmente, quindi cerco di amministrare, cerco di non sbagliare,
non do fastidio a loro, so che ne ho di più e appena trovo l'occasione giusta li passo subito. Macchina 1 per pressione dietro il primo. Macchina 1 per pressione. Ok, Mamma mia, calla, mi sto a rinnervosire un'altra volta, porca miseria, non si può fare così, no. La tensione gioca a brutti scherzi, ragazzi, non so veramente questa volta cosa mi è preso, poi riguardando il video mi rendo conto che anche i raccoglitori dove mentre guidi sembra che ci mettono un'eternità, invece non è così. Sbaglio io, è colpa mia, non bisogna mai dire perché se raccoglievo quant'altro, errori. Questa gara ho ancora modo di poterla recuperare, però devo ritornare a essere freddo, tranquillo e godermi una finale. Però vi dico che la macchina non va come deve andare, sono sicuro che è successo qualcosa. Vabbè, questo lo vedremo fino alla fine. Qualche errore di troppo, una spenta nel mezzo per un mio errore, sono uscito fuori pista, il raccoglitore ci ha messo qualche istante in più, ho dato gas, vabbè, lasciamo stare, però penso ancora di riuscire ad andare a podio. Quindi cosa faccio? Mi gioco il tutto per tutto. macchina 2 più. Che cosa dico? Non facciamo l'ultimo rifornimento, il terzo lo vedo sempre più vicino, mamma mia, mi rista risalì la voglia, vai che lo riprendo, sbaglia, riesco a passarlo, anche se ragazzi ho recuperato più di un giro in pochissimi giri, lo passo e adesso rischio totale, non rientro, mancano 10 minuti. Non so se ce la faccio perché ho spinto come un dannato, l'ho sfruttato appieno il mio Rez 721, quindi dita incrociate, vado veramente piano, tolgo il gas, tanto ne ho di più, vediamo se ce la facciamo. 9 minuti ragazzi dall'ultimo pieno, 1 minuto al termine, speriamo, io sto levando il gas anche sul rettilineo. Vai che almeno un podio, almeno la finale abbiamo portato a termine, vai così. 20 secondi al termine e si è spento. Ragazzi, mamma mia, si è spento a 20 secondi dal termine. 9 minuti e 30 secondi il pieno del mio Rez 721. Cioè, vi rendete conto? E sinceramente si poteva ancora un po' smagrire, ma stiamo facendo una gara per divertirci, per conoscere al meglio il modello, tutte le componentistiche che mi accompagneranno in questa stagione, quindi va bene così. Mi porto a casa il 4º posto e sinceramente sono contento perché l'obiettivo era conoscere al meglio la mia VRC nei suoi punti deboli, nei suoi punti forti, e su un tracciato come questo, con un fondo veramente difficile, ma difficile da trovare in altri circuiti in Italia perché è molto sconnesso e ormai le piste sono tutte tirate a lucido, sono tutte lisce, e sinceramente l'ho messa veramente a dura prova la mia VRC. L'altra volta vabbè il salvaservo, ma questa volta per 29 minuti e 30 secondi. E che cosa è successo? Secondo voi? Niente? Eh no, vi ricordate che vi ho detto per me c'è qualcosa che non va? Io vi dico solo un grano, tutto colpa di un grano. Cioè, aspettate, colpa sempre mia perché in questa gara ragazzi ho veramente giocato male tutte le mie carte, mi sono innervosito, mi sono arrabbiato, stavo lì, non pensavo, davo cassa a martello, invece di gestire, invece di recuperare
niente, solo verso la metà di gara, perché vi ricordo cappottato 3000 volte, qualche raccoglitore ci ha messo qualche istante in più e vabbè, ma quella è sempre colpa mia. Una spenta perché ho cappottato e vabbè, è stata fuori tanto tempo, ma quella è sempre colpa mia. Però all'ultimo ho detto ok, vado più piano e cerco di recuperare. Ho recuperato tantissimo fino a recuperare la terza posizione, che ho perso perché anche lì c'è stato un errore di strategia. Si poteva fare un splash and go, quindi un rifornimento volante, neanche doveva essere tutto pieno, mancava poco, tanto ne avevo talmente tanto di più che potevo anche rirecuperare nuovamente la terza posizione. Però vabbè, è andata così, abbiamo conosciuto al meglio i componenti, tranne per quanto riguarda questo piccolo problema, il grano, ragazzi, cioè tutto per un grano. Si è svitato un grano, ma che grano! Vi ricordate nello scorso video ho montato l'upgrade, le barre su cuscinetti? Beh, lì c'è una boccola che va innestata sul cuscinetto che si blocca con un grano M3x3 e lì sinceramente non uso mai il frenapiletti perché quelle viti vanno gestite con una chiave esagonale da 1,5 mm, quindi danneggiare il grano è veramente un attimo. Mai successo nulla del genere anche su altri modelli Touring e quant'altro, ma si è andato a svitare quel grano. Non so dirvi quando, se all'inizio, se a metà gara, se alla fine, però la sensazione che avevo una macchina veramente indomabile ce l'avevo, ma in frenata cappottava, in curva a certi momenti cappottava. Per me si è svitata dopo pochi giri, ragazzi, sono sincero. Anche se all'ultimo riuscivo a girare bene, recuperavo tanto, ma stavo andando piano, ero veramente lento, cioè ho fatto dei giri a vita persa, ho rischiato tutto, ho sbagliato troppo. L'unica cosa che vi dico, nella prossima competizione, dove la pista sarà liscissima perché si va a Gussago al Rez GP, oltre 200 piloti, so già con che setup di partenza partire. Ve pare poco? Assolutamente no. Per chi di voi mi segue da tanto tempo lo sapete, io ho un mio metodo di lavoro, ho un mio metodo nel capire le componentistiche del modello per metterle a puntino per me, perché a me piace fare una macchina per me, per poi raccontarvela a voi, dirvi le mie esperienze, le mie sensazioni e farvi conoscere anche a voi meglio la VRC. Fino a oggi di una cosa ne sono sicuro: la qualità delle componentistiche della mia VRC SBX2 è veramente stratosferica, perché non abbiamo cambiato un pezzo, oltre al salvaservo che vabbè ci può stare un difetto, ok, ma il resto nessun braccetto, usura praticamente zero. Nel prossimo video ve la mostrerò nel dettaglio. Il mio motore, il Rez 721, è un motore spettacolare, tanta potenza e consumi veramente bassi, e anche l'elettronica di casa Rez massima affidabilità. Fino adesso zero problemi. Continuerò a lavorare anche sulle gomme di casa Jetco perché mi stanno piacendo. In finale sinceramente non sono riuscito ad apprezzare oppure a capire se la gomma Nebula mescola media poteva essere una scelta giusta, ma voglio continuare con il mio pacchetto iniziale, quindi continuerò come vi ho detto. Adesso ragazzi è arrivato il momento di andare in officina e preparare tutto, perché c'è un botto di roba da portarsi dietro, c'è un botto di roba da preparare, il tempo è poco, quello che noi abbiamo a disposizione è ancora di meno. Io infatti vi chiedo solo di iscrivervi al canale e di non perdervi il prossimo video. Come al solito spero che anche questo video è stato di vostro gradimento. Iscrivetevi, è importante, non perdetevi il prossimo video. Un saluto a tutti, ciao!